C'è una stanchezza strana che molte persone provano la sera. Una stanchezza difficile da spiegare, perché se qualcuno ti chiedesse cosa hai fatto oggi, probabilmente risponderesti niente di così faticoso. Eppure, quando la giornata finisce, ti senti svuotato. Magari succede anche a te. È sera, la casa è finalmente silenziosa. Ti siedi sul divano, prendi il telefono e inizi a scorrere. Un messaggio, una notizia, un video, poi un altro ancora. Non stai cercando nulla in particolare, non c'è un obiettivo preciso. È solo, un gesto automatico. Ma dopo qualche minuto alzi lo sguardo dallo schermo e senti qualcosa di strano. Non hai voglia di leggere, non hai voglia di pensare, non hai nemmeno voglia di parlare con qualcuno. È come se la tua mente fosse piena e vuota allo stesso tempo, piena di stimoli ma senza energia. La cosa curiosa è che non hai fatto nulla di davvero pesante. Non hai corso una maratona, non hai spostato montagne, hai semplicemente attraversato una giornata normale. Eppure, quando arriva la sera, ti senti stanco come se qualcosa dentro di te fosse stato consumato lentamente senza che tu te ne accorgessi. Molte persone pensano che questa stanchezza dipenda dal fatto che facciamo troppe cose, troppi impegni, troppo lavoro, troppe responsabilità. Ma spesso non è questo il vero problema. Il problema è molto più sottile. Non siamo stanchi perché facciamo troppo, siamo stanchi perché la nostra attenzione non riposa mai davvero. Durante la giornata la nostra mente viene tirata continuamente in direzioni diverse. Una notifica, un messaggio, una mail, un titolo di giornale, un video che compare per caso. E ogni stimolo dura pochissimi secondi, ma chiede comunque qualcosa di prezioso. Chiede attenzione. E l'attenzione è una delle risorse più delicate che abbiamo. Non si rigenera semplicemente fermandosi 5 minuti. Ha bisogno di spazio, ha bisogno di silenzio, ha bisogno di momenti in cui non succede niente. Eppure, la nostra vita è diventata sempre più piena di piccoli frammenti. Piccoli pezzi di informazione, piccoli pezzi di conversazione, piccoli pezzi di distrazione. Nulla di grande, nulla di drammatico, ma tutto insieme crea una specie di rumore di fondo che accompagna ogni momento della nostra giornata. A volte basta osservare cosa succede quando si apre uno spazio vuoto. Sei in fila da qualche parte, aspetti qualcuno, hai 5 minuti liberi. Quasi sempre la mano va automaticamente verso il telefono. Non perché sia necessario, ma perché il vuoto è diventato qualcosa che facciamo fatica a sostenere. E così, senza accorgercene, riempiamo ogni spazio. Riempire sembra innocuo, ma quando ogni momento viene occupato da qualcosa, la mente non trova più un luogo dove riposare davvero. Per questo molte persone arrivano la sera con quella sensazione strana, come se la giornata avesse prosciugato lentamente qualcosa. Non l'energia fisica, ma la presenza, la capacità di essere davvero dentro un momento. E forse è proprio qui che si nasconde una piccola intuizione. Il vero riposo non nasce solo dal fare meno cose, nasce dal tornare a dare alla mente qualcosa che ha quasi dimenticato. Spazi vuoti, momenti senza scopo, silenzi che non devono per forza essere riempiti. All'inizio questi momenti possono sembrare inutili, perfino un po' scomodi, perché siamo stati abituati a pensare che ogni minuto debba produrre qualcosa, un risultato, un contenuto, un miglioramento. Ma forse non tutto nella vita ha bisogno di produrre. Forse alcune delle esperienze più importanti accadono proprio quando smettiamo di inseguire qualcosa e restiamo semplicemente dentro ciò che c'è. E magari la stanchezza della sera non è un segnale che stai facendo troppo poco. Forse è un invito molto più silenzioso, un invito a tornare a proteggere la tua attenzione, perché l'attenzione in fondo è il luogo dove accade la vita. E quando l'attenzione è continuamente spezzata, anche la vita comincia a sembrare spezzata. Forse la domanda non è quante cose riesci a fare durante la giornata. Forse la domanda è un'altra. Quanti momenti riesci ancora a vivere davvero senza doverli riempire? Se queste riflessioni ti hanno fatto compagnia per qualche minuto, puoi iscriverti al canale. Qui proviamo semplicemente a rallentare insieme e a osservare con più attenzione quelle cose della vita quotidiana che spesso passano inosservate. Grazie.